Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come alcuni di voi sanno, quando insegno italiano, una delle mie prime lezioni verte sulle cosiddette 5V più H. È un termine che viene dall'inglese e indica le 5 domande più una fondamentali per scrivere un buon articolo di giornale. Stiamo parlando di who, what, where, when, why e how. Queste 6 domande comunque non sono utili solamente per scrivere un buon articolo di giornale, sono infatti alla base anche di tutta la lingua parlata. Per avere una buona conversazione sarebbe giusto conoscere bene e saper utilizzare al meglio queste domande. Vediamo quali sono in italiano. Le 5 V più H in italiano sono chi, che o cosa, quando, dove, perché, in più, come. Non cominciano per W, ma sono abbastanza semplici da ricordare. Ma come si usano? Passiamo subito agli esempi pratici. Chi si usa per descrivere una persona, per chiedere chi è una persona. Per esempio, chi è tuo fratello? Oppure, chi è la tua amica? Che e cosa sono pressoché uguali. Si usano molto spesso, infatti, anche in combinazioni. Io posso dire che cucini per cena? Oppure cosa cucini per cena? O ancora che cosa cucini per cena? Questa ultima forma è diffusissima nel parlato, anche se non propriamente corretta nell'italiano scritto. Quando si riferisce al tempo in cui succede qualcosa. Per esempio, quando sei nato? Oppure, quando sei nata? Mi raccomando, attenzione al genere, se stiamo parlando con un uomo o con una donna. Un'altra cosa a cui stare molto attenti è che quando indica sì il tempo, ma un tempo preciso in cui è successa qualcosa, per esempio una nascita. Per indicare il tempo continuato si utilizzerà la formula per quanto tempo? Per esempio, attenzione alla differenza. Quando sei stato a Londra? E per quanto tempo sei stato a Londra? Vedete, io ho fatto una domanda che sembra molto simile, ma con due significati profondamente diversi. Diverse sono anche le risposte. Alla prima domanda io risponderò: sono stata a Londra 10 anni fa. Do un tempo preciso. Alla seconda domanda io risponderò: sono stata a Londra per una settimana. Dove indica il luogo. Potrebbe essere un luogo preciso oppure più in generale. Una domanda tipica che si fa appena ci si presenta è: da dove vieni? Una risposta sarebbe: io vengo dall'Italia. Oppure io vengo da Roma. Con perché si chiede il motivo di una azione. Attenzione perché con perché si può anche rispondere. Equivale infatti sia al why inglese che al because. Oppure equivale sia al pourquoi che al parce francese. Per esempio, perché ti sei licenziato? Mi sono licenziato perché ho trovato un altro lavoro. Fate attenzione però a non cominciare mai una frase con perché sarebbe scorretto. Se volete cominciare una frase con un motivo, con una spiegazione, sarebbe bene che voi usaste invece il poiché. Per esempio, poiché ho trovato un altro lavoro, mi sono licenziato da quello vecchio. Un altro modo per chiedere perché nelle domande potrebbe essere come mai. Un esempio: come mai ti sei licenziato? In aggiunta a queste 6 domande vorrei introdurvi altri 2 modi di dire, 2 paroline molto importanti. Sono quanto, quanti e quale, quali. Quanto l'abbiamo già incontrato quando stavo parlando di quando. Attenzione alla differenza di consonante. Quanto indica una quantità per una cosa singolare.
Il plurale quanti si usa per una quantità al plurale. Un esempio al singolare potrebbe essere: quanto sei alto? Al plurale: quanti anni hai? Quale, quali? È simile al precedente. Si utilizza quando si vuole avere una specificazione riguardo un gruppo di cose. Quando si chiede infatti quale cosa dobbiamo considerare. Per esempio, quale città preferisci? Io sto chiedendo quale città, fra tante, tu preferisci. Oppure ancora, quali sono i tuoi guanti? Bene, io con questo concludo, spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Come sempre vi invito a mettere un mi piace e a iscrivervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Telefono! Oh. Voi iniziate